delle caratteristiche per cucinare bene e per fare dei buoni piatti è quella di avere dei buoni elementi. In realtà, se voi parlate con qualsiasi grande chef, stellato o non stellato, ma comunque uno chef, un cuoco, qualcuno che lavora in cucina da tanti anni, e lo intervistate e chiedete quali sono le caratteristiche che deve avere un buono chef per fare in modo che i propri piatti siano corretti, buoni e al tempo stesso creino emozione, vi elencherà almeno 3 caratteristiche. La prima è la tecnica. Ciascuno deve saper maneggiare gli strumenti, quindi le padelle, saper fare in modo di utilizzare gli strumenti in modo giusto, deve essere in grado di sapere le ricette, ovviamente, e poterle applicare al meglio possibile. Questo si fa attraverso lo studio, molti chef hanno fatto le scuole e poi si sono specializzati o presso altri grandi chef nel mondo. Molti vanno in Francia, molti vanno all'estero, molti vengono in Italia se sono stranieri, molti vanno sulle navi da cucina dove ci sono da preparare un sacco di piatti in poco tempo con una qualità e una tecnica molto alta. La seconda caratteristica è la passione. Ovviamente nessuno può pensare di fare dei buoni piatti senza una passione alle spalle. Lo potete tranquillamente constatare anche tutti i giorni. Se vostra mamma o vostra nonna preparano il cibo senza passione, il cibo sarà sciatto, il cibo sarà magari poco salato, non buono e sicuramente non eccezionale. Magari si può mangiare il cibo preparato senza passione, ma la passione dà una marcia in più. Quindi tecnica e passione. Il terzo elemento, la terza cosa che fa la grande differenza sono gli elementi, i raw material, cioè tutte le parti che compongono il cibo che viene preparato, le cipolle, i pomodori, l'olio d'oliva, tutti gli elementi devono essere essenzialmente di buona o alta qualità. Questo perché? Perché se voi andate ad usare degli elementi scadenti, ma questo non solo nel cibo, dappertutto, anche per esempio quando andate a riparare una macchina, se utilizzate dei prodotti scadenti, è chiaro che pagherete per un lavoro e poi dopo qualche tempo tornerete ad avere lo stesso problema di prima. Col cibo è ancora peggiore questa cosa, perché magari avrete una buona tecnica, ma avete una grande passione, ma se per esempio utilizzate dei pomodori acerbi, non maturi o comunque con degli additivi, il sapore cambia e cambia notevolmente. Quindi 3 cose sono fondamentali: la tecnica, che si fa solo studiando, imparando e continuando a ripetere delle buone ricette ed avendo dei buoni maestri; la passione, questa non si può inventare ovviamente, non si può insegnare, devi averla dentro, è un fuoco che arde dentro la passione; e i buoni elementi. Le materie prime sono fondamentali. Io continuo a dire che le materie prime sono addirittura a volte più importanti anche della tecnica, perché mentre la tecnica la puoi imparare, se non compri degli elementi buoni, alla fine non otterrai mai un buon risultato. L'importanza della materia prima è fondamentale e la caratteristica che deve avere la materia prima è intrinseca, nel senso che non dovete mai comprare materia prima molto scadente, quindi che abbia un prezzo troppo basso, e ovviamente io scarterei sempre a priori tutto quello che costa troppo. Posizionatevi sempre nel mezzo. Vi faccio un esempio: se andate al supermercato e vedete dell'olio cosiddetto di oliva che costa meno di 10 euro al litro, fatevi delle domande, ponetevi sempre delle domande. Le domande sono fondamentali. Voi davanti a uno scaffale dove ci sono dei prezzi super bassi dovrete sempre chiedervi perché questi prezzi sono così bassi, cosa c'è dietro. Dovete essere sospettosi da questo punto di vista. Questo perché se il prezzo è troppo basso, se il prezzo di un pomodoro è troppo basso, o c'è dietro lo sfruttamento di una persona, della manodopera, e questo non va mai bene, lo sappiamo tutti, o comunque c'è dietro qualche gabola, qualche inghippo che fa in modo che questo pomodoro sia o con dei conservanti o magari non sia neanche un pomodoro, sia qualcosa di diverso che viene spacciato come pomodoro. Parleremo di tutte queste cose e parleremo per esempio delle sofisticazioni, che sono un'altra grande piaga, soprattutto per coloro i quali vendono prodotti buoni e di alta qualità. La contraffazione per esempio dell'olio d'oliva e l'uso indiscriminato di olive non provenienti dall'Unione Europea o dall'Italia o dalla Grecia o dalla Spagna o dalla Francia è una cosa assolutamente da evitare. Non comprate prodotti sofisticati, non comprate prodotti che abbiano dei problemi, o soprattutto se non sapete qual è l'origine della materia prima del prodotto, non compratelo.
lasciatelo sullo scaffale. Questo permetterà di dare anche un segnale ai supermercati che spesso, e qui bisognerebbe aprire una grande parentesi, i supermercati sono molto responsabili purtroppo anche di quello che la gente mangia, e notoriamente i supermercati non sono interessati a dare magari un grande prodotto, ma sono più interessati al loro guadagno, quindi sono più spinti a comprare prodotti che danno a loro un margine di ricarico molto più alto rispetto a magari dei prodotti che danno una qualità più alta. Ma ci torneremo su questo argomento. Quindi far da mangiare è una cosa importante e è una cosa che permette di creare un'emozione. Quando voi fate da mangiare non create solo ed esclusivamente un piatto normale, ma create un'emozione, un'esperienza per qualcuno. Mettetevelo sempre in testa. Qualche grande chef come Massimo Bottura spinge molto su questo tasto e dice: noi dobbiamo fare la tradizione in evoluzione, cioè tutto quello che viene creato, tutto quello che viene fatto, tutto quello che viene proposto, soprattutto in certi ristoranti come quelli stellati, è la tradizione in evoluzione, cioè in chiave moderna. Poi ovviamente ci sono i ristoranti e ci sono le persone che invece sono molto legate alla tradizione. Vi faccio un esempio: mia nonna è legatissima alla tradizione, lei non si porrebbe mai il problema di fare un piatto di tradizione in evoluzione in chiave moderna, lei fa il piatto della tradizione. Ecco, per fare il piatto della tradizione ancora di più ci vogliono tecnica, passione e buoni elementi, quindi buone materie prime. Noi parleremo delle materie prime e parleremo soprattutto di tutta una serie di materie prime come l'olio, le olive, il caffè, ma tante altre cose, tipo non so che tipo di pomodori bisogna utilizzare, perché bisogna utilizzare alcuni pomodori e non altri, che tipologia di olio di oliva bisogna utilizzare, e sfateremo alcuni miti. Seguitemi, mi raccomando, fate subscribe al mio canale perché ne vedremo delle belle. Grazie, ciao!